Nonostante lo shutdown, la preparazione imperfetta dell'attrezzatura e il tempo instabile, sono felice di essere in acqua e soprattutto di essere alla ricerca di un posto preciso. Yeah, it's a very remote section of the Everglades. The birds go in here by the thousands to feed on the fish that are coming into the creeks. Per arrivare al santuario devo attraversare delle baie molto ampie e una rete di fiumi e canali soggetti a forti maree. E sono convinto che le sorprese non mancheranno. Devo trovare un riparo, perché ora devo attraversare un pezzo di baia troppo grosso. Beh, sono finito in una casa privata in cui non dovrei stare, però purtroppo fuori è proprio, cioè, impossibile continuare, mi stavo congelando, stavo tutto bagnato, secondo me ci sono 5-6 gradi più o meno, e niente, aspetto qua, forse ci passo anche la notte e vediamo come va a finire. Speriamo non dia fastidio a nessuno. Io ho buttato qua le borse, sono bello tranquillo. Stavolta ho fatto una botta d'acqua pazzesca. Sono stato fortunato a trovare questo cabin. È l'ultima proprietà privata che si può trovare all'interno del parco. L'unico posto quasi al chiuso in cui ripararsi dalle intemperie. Dopo 2 giorni di stop fa ancora freddo, ma parto contento, perché non voglio più rischiare di beccare i proprietari del cabin in cui mi sono imbucato. Come aveva detto Bruce, da queste parti avrei trovato un canale che porta a un luogo molto speciale. Una sorta di valle incantata. Anche se a me comincia a sembrare tutto incantato. Questo è Darwin's Place. Darwin's, che sarebbe un tizio che adesso non mi ricordo ne faceva di 9, ma si vantava di essere un erede appunto di quel Darwin, Charles Darwin. Qua diciamo queste rovine aveva la casa, aveva un piccolo allevamento di conigli, forse qualche gallina se non sbaglio, e poi coltivava carote, patate, insomma un po' di tutto da solo, completamente qua in mezzo al nulla, perché siamo abbastanza in mezzo al nulla, non è sicuramente facile vivere, però quando la gente gli chiedeva perché stai qua, stai scappando dalla società, stai scappando da qualcosa, cioè ti ricercano per omicidio, che ne so, lui diceva no, io sto bene qua, perché dovrei andare da un'altra parte. In effetti se ci pensi non ha tutti i torti. Potrei averlo trovato. Potrebbe essere questo. Posto che sia in Polinesia. Il canale che imbocco porta fuori dalla Wilderness Waterway e conduce a una baia nascosta. Bruce aveva ragione, cazzo. Bruce aveva veramente ragione. C'è un uccello su ogni ramo. C'è un silenzio assurdo. Un posto silenziosissimo, nascosto dal mondo. Chissà come si presentava 100 anni fa questo posto, prima che i cacciatori di piume sterminassero gran parte di questi animali. Si narra che in quegli anni gli uccelli fossero nell'ordine dei milioni. Oggi sono ridotte ad alcune decine di migliaia.
Porca che bestie. È l'uomo il più grande pericolo in questo wilderness. Ed è proprio dalle tracce lasciate dall'uomo che nascono le mie preoccupazioni. Come questo cartello un po' inquietante. Bene, molto bene. Questa cosa può voler dire molte cose in realtà. Intanto potrebbe essere una minchiata. Un'altra situazione possibile è che sia stato avvistato un alligatore qua. Magari che girava intorno alla capanna qua, intorno alla Chiki. Se è troppo vicino alla Chiki può diventare un incontro pericoloso se la gente gli dà da mangiare. Da qui l'avvertimento: non date da mangiare agli alligatori. Mangiare in campo di solito è sconsigliato, cioè io non lo faccio mai. In questo caso faccio proprio quella roba lì. Mangio solo del pane Nutella, che non gli piacerà mica il pane alla Nutella all'alligatore adesso, cioè voglio dire. Niente alligatore per oggi, almeno per ora. Quindi io, dato che ieri non mi ha fatto mangiare, ieri sera, per questa storia che c'ha l'alligatore cattivo, mi viene a mangiare, e adesso vaffanculo mangio. Però mi devo anche spicciare perché poi ormai è tempo di tornare, piano piano a casa. Questo è uno dei campi di tutta la Wilderness Waterway, che è considerato proprio wilderness profondo. Proprio per la distanza da qualunque altro canale frequentato, zona di pesca. Cioè, non che il resto sia minchia piazza Politeama, però proprio un pugno nell'occhio comunque quel cesso blu in mezzo al wilderness, porca miseria. Si potevano inventare qualcosa di più, non so, meno invasivo. Un cesso da rulotto, una capannina, una roba con un sacco sotto, che ne so, si chiama il cesso blu. È proprio una bella giornata, sì, è proprio una bella giornata. Oggi abbiamo tanti chilometri da fare, ma non sono proprio convinto che possiamo pagagliarli tutti in un colpo. E invece io ti dico che ce la faremo. Yuhu! Avanti tutta! Sì, dai, ce la faremo! È giunto il tempo di invertire la rotta. Dopo quasi 10 giorni passati in questo ambiente, i temibili alligatori si sono in realtà dimostrati timidi testimoni del mio passaggio. Ho potuto vedere da vicino tante altre meraviglie del parco degli Everglades e vivere in una condizione di continua sorpresa. Mi trovo in armonia con tutto, tranne che con una cosa. Di zanzare. Eccola qua. Sono tutte quelle che sono riuscito ad ammazzare stanotte. Le ultime miglia prima di tornare a Everglade City. Ma da un lato sono contento perché chiaramente sto tornando a casa per raccontare questa storia. Dall'altro chiaramente un po' mi dispiace perché comunque questo è un mondo di acqua che è un posto molto molto speciale. Immaginate i pionieri, i primi nativi, quelli che vivevano qua, che hanno vissuto qua senza mappe. Cosa doveva essere per questa gente andarsene in giro a esplorare dei posti che se non hai una mappa davanti, se non riconosci proprio la pianta o l'angolo o l'isola particolare o lasci magari dei segnali qua e là, comunque è veramente molto molto difficile orientarsi. Comunque la mia avventura finisce qua, è stata comunque un'esperienza molto importante, mi ha davvero portato a conoscere un mondo completamente nuovo di cui non sospettavo minimamente l'esistenza. Quindi la Florida non è solamente le grandi spiagge di Miami, i cocktail e le storie sui narcos, insomma, è anche molto altro per fortuna, e qui la potete trovare. Il mio consiglio ovviamente è di farlo sempre con la testa, sempre appoggiarvi a qualcuno, la conoscenza del posto, la conoscenza di qualcosa in più potrebbe eventualmente anche salvarvi la vita.